Buongiorno amici, oggi voglio parlarvi di due personaggi importanti, Abramo Lincoln e i giganti. Voi direte cosa c'entrano insieme questi due personaggi? Se avrete la pazienza di seguirmi, ve lo spiego bene in questo video. Se non avete ancora fatto l'iscrizione, iscrivetevi e mettete un bel like. A voi non costa nulla, ma per me è molto importante per far crescere questo canale e farlo diventare sempre più interessante ed arricchirlo con nuovi contenuti. Grazie. Abramo Lincoln fu il 16° presidente degli Stati Uniti d'America, dal 1861 al 1865, anno del suo assassinio. E durante tutto il suo mandato fu il protagonista della guerra di secessione americana, detta anche guerra civile. Le motivazioni principali e ufficiali di questa guerra furono l'abolizione della schiavitù nei paesi confederati del sud. Lincoln e i suoi repubblicani invece facevano parte dei paesi confederati del nord e naturalmente il profitto enorme ricavato dalla lavorazione del cotone da parte degli schiavi africani rendeva i paesi del sud propensi a non abolire questo tipo di sfruttamento. Naturalmente le motivazioni che ci sono dietro a questa guerra sono molteplici, sono diverse. Sicuramente saranno di carattere politico, finanziario ed economico, ma in questo video non lo voglio affrontare. Voglio invece tornare a parlare di Abramo Lincoln. Questo presidente è stato universalmente riconosciuto come uno dei migliori presidenti americani e il suo volto è stato addirittura scolpito sul monte Rushmore, quel monte che rappresenta le facce dei presidenti americani. Una è appunto Abramo Lincoln, l'altra era George Washington, Theodore Roosevelt e Thomas Jefferson. Purtroppo però, come spesso accade in America, quando un presidente è in contrasto con le idee politiche di un certo elettorato, quindi di una certa popolazione, quest'ultima attua una democrazia un po' particolare, specifica proprio dell'atteggiamento americano, decidendo quindi di non destituire il proprio presidente indicendo delle elezioni pubbliche, quindi democratiche, ma toglierlo dalla circolazione fisicamente. Nel 1881 James Garfield fu colpito da un proiettile mentre saliva sul treno alla stazione di Washington. Morì poco dopo in ospedale. Nel 1901 William McKinley venne ucciso da un anarchico. 1912 Theodore Roosevelt fu colpito al petto mentre teneva un discorso in campagna elettorale a Milwaukee, ma sopravvisse. 1963 John Fitzgerald Kennedy venne ufficialmente ucciso a Dallas da Lee Harvey Oswald. 1968 venne ucciso suo fratello Bob, non ancora presidente, ma avviato a vincere quasi sicuramente le elezioni. Nel 1972 George Wallace subì un attentato che lo costrinse sulla sedia a rotelle. Nel 1975 Gerald Ford fuggì a 2 attentati in meno di 3 settimane. Nel 1981 Ronald Reagan sfuggì invece ad un attentato. E infine, nel 2024, Donald Trump sfuggì all'attentato a Butler in Pennsylvania. Il nostro Abramo Lincoln, invece, il 14 aprile 1865, lui insieme alla sua famiglia era a vedere una rappresentazione teatrale, un musical, a Washington, al Ford's Theatre, quando sembrerebbe che al grido Sic semper tyrannis un attore simpatizzante della Virginia entrò nel suo balcone e gli sparò alle spalle, colpendolo alla testa e uccidendolo sul colpo. Questa frase significa, che gridò l'attore, significa "così sia sempre ai tiranni", e sembra che fosse la frase gridata da Bruto quando venne ucciso Cesare durante la congiura delle Idi di marzo. Cosa c'entra Lincoln con i giganti? Allora, eletto deputato alla Camera dei rappresentanti nel 1846, in un discorso rivolto alla nazione in occasione del termine della guerra messico-statunitense, iniziata nel 1846 e finita nel 1848,
anno in cui Lincoln decise di abbandonare la politica, di prendersi un momento di pausa e tornare a fare l'avvocato. Il futuro presidente degli Stati Uniti nel 1848, quindi nell'ultimo anno della sua elezione, ad Albany, di fronte allo spettacolo delle cascate del Niagara, Abramo Lincoln fece questo intervento: le cascate del Niagara. Qual è la forza misteriosa che attira milioni e milioni di persone da tutto il mondo per ammirare le cascate del Niagara? Quando Cristoforo Colombo scoprì per primo questo continente, quando Cristo soffrì sulla croce, quando Mosè condusse Israele attraverso il Mar Rosso, anche quando Adamo per primo uscì dalla mano del suo creatore, allora come adesso il Niagara era qui a ruggire. Gli occhi di quella specie estinta di giganti. Fate attenzione, gli occhi di quella specie estinta di giganti, le cui ossa riempiono i tumuli dell'America, hanno contemplato il Niagara, proprio come i nostri in questo momento. Se uno come Abramo Lincoln di fronte ai suoi elettori fa questa dichiarazione pubblica, e allora bisogna crederci. Lui era sicuramente un iniziato. Aveva la possibilità di accedere a dei testi, non dico segreti, ma non per tutti. E si permette di dire che in America, prima di Adamo, c'erano i giganti che contemplavano le cascate del Niagara. Beh, allora mi sa che tocca credere che i giganti erano in America. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, lasciate dei commenti qui sotto, io vi ringrazio di avermi seguito fino alla fine e vi lascio al prossimo video. Ciao!